Come vedete continuano le targhe un po' alternative di Firenze, quelle che nessuno vede. Questa addirittura sta dentro questo condominio, siamo al 67, incrocio tra via Bolognese e via Trieste, che dal 1943, rumori d'ambiente, che dal 1943 diventa il centro operativo della polizia politica tedesca, quindi la divisione delle SS contro anarchici, socialisti, insomma gli oppositori politici del regime. Cosa decide però il comando delle SS? Di affidare poi la fase, diciamo, operativa a dei fiorentini fascisti, la cosiddetta Banda Carità, chiamata Banda Carità perché il capo era Mario Carità, che la chiamano la Banda Carità, che in questo luogo utilizzava al piano inferiore, dove si vedevano delle finestre, diciamo, a croce, le celle detentive, e in varie sale, poi ne hanno cambiate anche alcune dal 40 al 45, le usavano come sale di tortura. Qui sono state ormai documentate, insomma, anche tramite dei processi, le vere e proprie efferratezze, quindi amputazioni, tagli ai buci, ovviamente ossa spezzate e via dicendo. E diciamo la targa qui sempre stata dal nostro Calamandrei fa riferimento al fatto che alcuni di questi oppositori, in particolare abbiamo visto a Trespiano Tarquandi e Bocci del gruppo di Salvemini, dopo 3 giorni di torture, quindi di interrogatori e torture, non dissero chi erano gli altri del gruppo e cercarono di addossarsi la colpa. Purtroppo poi anche gli altri furono trovati, ma diedero il tempo, per esempio Ernesto Rossi, di fuggire e poi trovare altre strade. Qui è stata anche detenuta e torturata Anna Maria Enrica Stagnoletti, la sorella di Enzo Enrica Stagnoletti, uno degli amici e collaboratori di Aldo Capini, che conosceva bene anche la sorella, che proprio perché partecipava, dopo lo vedremo, alle attività clandestine di Radio Cora, cioè della radio ufficiale clandestina del Comitato di Liberazione Nazionale Toscano, venne portata qui per far rivelare dove fosse il fratello e gli altri, e la tennero sveglia con le torture dell'acqua e altre per 1 settimana intera. Lei non cedette, prima sembrava che la volessero liberare, poi invece la portarono anche lei a Cercina, qua vicino, e venne fucilata con altri oppositori politici. A un certo punto, talmente si chiama Villa Triste, non era il nome che diciamo prima, proprio perché sono accadute queste cose, quindi la popolazione già allora, nel 43-44, la chiamava così, e tante furono le efferatezze di questa Banda Carità che a un certo punto, quando le cose si mettono male, nel 44, Mario Carità decide di andare verso il nord, verso la Repubblica di Salò vera e propria, perché aveva paura di essere diciamo anche preso dai partigiani qui intorno, e viene un tal Bernasconi, che purtroppo non sarà più leggero, ma si renderà anche diciamo promotore di alcune stragi nella città, per esempio la strage di Via Tasso, le fucilazioni del Campo di Marte e via dicendo. Qui fu anche detenuto l'unico dei cappisti subito presi dell'omicidio Gentile che avvenne a Roma, Bruno Fanciullacci. Subì un interrogatorio lunghissimo e ferato, riuscì a evadere in qualche modo, poi lo ricatturarono e lui, per non subire altre torture, si gettò dal secondo piano di questo palazzo. Adesso il largo fuori, quando abbiamo iniziato a piovere, il comune ha deciso di intitolarlo Largo Bruno Fanciullacci. Noi forse avremmo preferito il largo Anna Maria Enrica Stagnoletti, anche per, come dice Calamandrei, no? Quello che non la rende più triste è perché le persone hanno resistito e non hanno tradito quelli che erano gli ideali di resistenza, di libertà, di democrazia che si volevano costruire.